Ciceri e tria è la pasta e ceci che fanno in Puglia. Questa ricetta tipica salentina io l'ho mangiata a Lecce e vi dico che me ne sono davvero innamorata. Cosa c'è di diverso rispetto alla pasta e ceci che facciamo in Campania? Poco, niente, semplicemente loro fanno la pasta fatta in casa, fanno queste tagliatelline fatte in casa e una parte di queste tagliatelle le vanno a friggere. Proprio queste prendono il nome di tria. Al momento di mettere la pasta con i ciceri, come dicono loro, nel piatto, sopra si va a mettere la tria e questo conferisce al piatto una nota molto originale, ma soprattutto una croccantezza del tutto particolare. Dal momento che io impiego un pochino di tempo in più per fare la pasta, io utilizzerò i ceci quelli in scatola. Io preferisco quelli biologici in vasetto, però anche quelli in lattina vanno molto bene. Certo, se i ceci li cuocete voi, a partire da quelli secchi, otterrete un piatto che rasenta alla perfezione. Per rendere i ceci comprati, quindi quelli sia in barattolo che quelli in lattina, più morbidi, io li metto sul fuoco, coperti con un poco di acqua, tanto da far riprendere un poco la cottura. Fatto questo, possiamo andare a impastare. Andiamo a impiegare la semola rimacinata di grano duro. Per ogni persona ci vuole circa 100 g di semola. Per questo tipo di pasta non andiamo a utilizzare le uova, però per fare in modo che l'impasto sia facile da lavorare andiamoci a mettere un pochino di olio. Questo è olio extravergine di oliva. Mettiamo un pizzico di sale e aggiungiamoci dell'acqua olico minerale. E quando l'acqua si è incorporata nella farina possiamo incominciare ad andare a impastare con le mani. E a questo punto possiamo andare a impastare un pochino sul piano. Dividiamola a pezzetti e andiamo ad appiattire con le mani. Incominciamo a tirare la pasta per ottenere delle sfoglie dello spessore di 2-3 mm. Incominciamo col livello 1 della macchinetta. E questo lo facciamo per 3 volte. Passiamo al livello 3, mettiamoci un po' di farina così che non appiccica. Poi la passiamo al livello 5. E qui ci possiamo fermare. Da ogni sfoglia dobbiamo ricavare delle tagliatelle, quindi andiamo a passare la manovella su quest'altro rullo e poi andiamo a tagliare la pasta. Le tagliatelle sono pronte, infariniamole per bene e per un momento le teniamo da parte. La pasta così ottenuta va tagliata in pezzetti. Davvero con poco sforzo abbiamo ottenuto la pasta per fare ciceri e tria. Io qui la pasta l'ho divisa in 2 parti. Questa è la pasta che io andrò a bollire e che poi andrò ad unire con i ceci. Quest'altra pasta invece la andiamo a friggere. E guardate il video fino alla fine per vedere com'è l'impiattamento.
e vi dico che solo a guardarlo è uno spettacolo. Quindi la pasta è pronta e adesso ci dobbiamo occupare dei ceci. Ho cotto ancora un pochino i ceci nell'acqua e come vedete si sono andate a separare le pellicine che vanno a ricoprire i ceci. Io queste le vado a togliere così i ceci risulteranno più digeribili, ci vediamo dopo poi per il sughetto. In una pentolina andiamo a mettere l'olio. Ci mettiamo 2 spicchietti di aglio e della cipolla, questa la tagliamo molto sottilmente. Aggiungiamo anche del rosmarino, questi sono 2 rametti che poi andrò a togliere e lasciamo un pochino soffriggere. Queste sono tutte le pellicine dei ceci che sono riuscita a togliere. Uniamo i ceci e poi non ci resta che cuocere la pasta. Nell'acqua che sta bollendo andiamo a cuocere la pasta, ma giusto per 2, massimo 3 minuti. Togliamo l'eccesso di farina. Andiamo a togliere dai ceci i rametti di rosmarino. E ora la pasta la possiamo andare a scolare e la andiamo ad unire ai ceci. Mettiamo il coperchio e facciamo proseguire la cottura. Nel frattempo andiamo a friggere il resto della pasta. Fino a quando non diventa croccante. La tria è pronta e la possiamo togliere dall'olio e facciamo ben sgocciolare su carta assorbente. Croccante e dorata. Anche la pasta e ceci è pronta, guardate com'è cremosa. E adesso andiamo a metterla nel piatto.